Delle aziende ogni tanto si domandano quanto tempo serve per far diventare produttivo un dipendente, quindi redditevole, ossia il suo lavoro produce più del suo costo al lordo di imposte e produttività. Purtroppo, come sanno gli addetti ai lavori, la maggior parte dei dati presenti in natura stanno dietro una password. Però possiamo trovare dati pubblici per avere un paragone utile rispetto alla domanda di questo video. Quanto tempo ci mette l'Italia per avere un guadagno da un nascituro? La risposta ovviamente avrà molti limiti contestuali. Parte della risposta viene da questa fonte. Leggiamo la spesa statale regionalizzata. Attenzione a questa parola, perché in un video precedente non era regionalizzata. Se andiamo a trovare la Lombardia, la troviamo qui. Chiaramente anche in questo caso abbiamo un PDF con dati intrappolati dentro, tra l'altro messi a 180 gradi, però ti faccio vedere che abbiamo un costo per l'anno 2022 per abitante di 3.514 euro circa. Quindi questa è la spesa. A questo punto ci si domanda quanti anni servono per avere una persona produttiva per lo Stato? E qui si apre un'altra grossa parentesi. Per fortuna l'Istat ci viene incontro con questo report che ha la sua età, ma essenzialmente ci dice che in quell'anno servivano circa 21 anni. Io ho approssimato direttamente a 21 perché sono passati un po' di anni. Tra l'altro per cultura questo report fa vedere anche due cose. Innanzitutto che questo valore dipende dalla regione, ma dipende anche dall'anno. Quindi con questi due dati noi abbiamo 3.514 per 21 anni. Questo è il costo per lo Stato ad abitante, con una limitazione che specificherò dopo, per formare un lavoratore medio. A questo punto ci serve vedere quante sono le entrate per abitante medio nella regione Lombardia, da cui noi possiamo poi rispondere alla domanda. Come entrata noi possiamo supporre l'IRPEF, cioè l'imposta sul reddito per le persone fisiche. È vero che comunque se ne possono includere anche altre. Comunque per la Lombardia abbiamo questo valore. Anche qui questo valore dipende dalla regione, ma qui non si vede, ma probabilmente dipende anche dall'anno, perché ovviamente se cambia l'inflazione cambia anche l'ammontare totale. A questo punto se noi dividiamo i costi di prima per questa IRPEF media abbiamo 11 anni,3. Se noi leviamo la meno 1, moltiplichiamo per 100, scopriamo che un lavoratore medio della Lombardia rende all'incirca l'8,9% anno. Che se lo pensiamo in termini di investimento e lo paragoniamo ad esempio a un BTP, ma anche ad un titolo come il FTSE MIB, non è male. Al che ci si potrebbe domandare: è tanto? È poco? Al netto delle considerazioni finanziarie di poco fa. Ma anche qui, per rispondere, così come fatto anche presente in un video precedente, bisogna trovare altri metodi di paragone. Ad esempio lo stesso conto in funzione dell'anno, perché qui abbiamo mischiato 2017 con 2022 ad esempio, con anche il 2020. Io mi gioco un euro che questo valore negli anni 60 era molto più alto, di conseguenza gli anni erano molto più bassi, per una serie di motivi. Al che si può fare un'obiezione al conto che ho fatto. Questo costo è una spesa media per abitante e, come detto anche in altri casi, quando si fanno le medie si mette letteralmente tutto dentro. Nello specifico è ovvio che un pensionato per la regione e anche per lo Stato costa di più di uno giovane. Ad esempio va più spesso al pronto soccorso inutilmente, o comunque utilizza di più il servizio sanitario cosiddetto nazionale. Di conseguenza questo valore risulterà più alto e il numero di anni più basso. Concludendo, questi numeri valgono per il contesto pubblico. È ovvio che un privato non si può permettere di aspettare
8-9 anni per avere un dipendente redditevole, però comunque qua abbiamo una base di partenza. Se ti interessa capire il fatturato apportato per ogni tuo dipendente e paragonarlo ad esempio allo standard del tuo settore e capire come si può superare possibilmente o avvicinare a quel valore, mi puoi contattare sulla pagina contatti di www.staticalmo.com e prenotare una chiamata di circa 30 minuti dove delineeremo meglio il lavoro che faremo assieme. Spero ancora una volta di averti fornito delle informazioni utili che hanno ampliato la tua cassetta degli attrezzi dei paragoni. Io ti saluto e alla prossima. Ciao!